Welcome to Italiano Tales. Learn Italian through simple and beautiful stories. Mi chiamo Emma, ho 28 anni e vivo in una zona tranquilla di Chicago chiamata Lincoln Park. È un posto calmo, con alberi alti, piccoli negozi e persone gentili. Molti pensano che la mia vita sia bella. Ho un marito, un appartamento confortevole e un lavoro stabile in una libreria, ma dentro non sono felice. Ogni mattina mi sveglio sentendomi triste e pesante. Un anno fa ho commesso un errore serio. Ho sposato un uomo di nome Leo. Ha 32 anni. Leo è una brava persona. È dolce, premuroso e sempre sorridente. Ma io non lo amo. Non l'ho sposato perché il mio cuore lo voleva. L'ho sposato perché ero ferita e arrabbiata. Il mio ex ragazzo Alex mi ha spezzato il cuore. Volevo dimenticarlo. Volevo andare avanti in fretta. Quando Leo mi ha chiesto di sposarlo, ho detto sì senza pensare a fondo. Credevo che il matrimonio avrebbe guarito il mio dolore. Speravo che l'amore sarebbe arrivato dopo. Ma l'amore non è mai arrivato. Ora sono io a sentirmi in colpa e a pezzi. Leo fa di tutto per rendermi felice. Ogni venerdì mi porta dei fiori. Quando sono stanca, cucina la cena per noi. Scrive bigliettini dolci e li mette nel mio sacchetto del pranzo. Mi chiama il suo raggio di sole e mi bacia la fronte ogni giorno. Molte donne si sentirebbero fortunate ad avere un marito come lui. Ma io mi sento triste perché non riesco a ricambiare il suo amore. Una sera eravamo seduti insieme sul balcone. La notte era calda e le stelle brillavano. Leo mi guardò e disse: «Emma, so che non mi ami ancora, ma credo che un giorno lo farai. Posso aspettare. Il mio amore basta per entrambi». Le sue parole mi fecero quasi piangere. Lui era pieno di speranza, ma il mio cuore era vuoto. Mi sembrava di mentire ogni giorno. Sorrisi anche quando non sentivo nulla. Dicevo parole gentili che non venivano dal cuore. Stavo vivendo una vita che non sentivo mia. Mia madre una volta mi disse: «Emma, l'amore può crescere con il tempo. Il matrimonio non è solo sentimenti forti, è gentilezza, rispetto e pazienza». Ho cercato di crederle, ho cercato di aspettare, ma ogni giorno mi sentivo più persa, come una straniera nella mia stessa vita. Un venerdì sera Leo preparò una cena speciale per me. Cucino il mio piatto preferito, pasta al pollo con pane all'aglio. Accese le candele, mise musica soft e indossò la camicia blu che mi piaceva. Sorrise e disse: «È tutto per te, Emma. Tu sei il mio mondo intero». Io ricambiai il sorriso e dissi: «Grazie». Ma dentro non provavo nulla, non riuscivo a godermi il cibo o la musica. Mi sembrava di fingere, come se stessi recitando in una storia invece di vivere la mia vera vita. Dopo cena, Leo mi prese la mano e disse: «Facciamo una passeggiata». Camminammo fino al piccolo parco vicino al nostro appartamento. Sotto la vecchia quercia,
un anno fa, mi aveva chiesto di sposarlo. Sorrise e disse: «Ti ricordi questo posto? Ti ho promesso che ti avrei amata per sempre». Guardai l'albero, poi lui. Dentro di me volevo gridare la verità. «Non ti amo, Leo», ma rimasi in silenzio. Non volevo ferirlo. Era così felice, così pieno di speranza, e io mi sentivo una cattiva persona. Quella notte non riuscii a dormire. Rimasi distesa a letto, fissando il soffitto per ore. Pensai alla mia vita, alle mie decisioni e al mio cuore. Mi chiesi in silenzio: sarò mai davvero felice di nuovo? La mattina dopo, la mia migliore amica Nena mi chiamò. Disse: «Emma, sembri stanca. Va tutto bene?» Volevo dire di sì, ma non riuscivo a mentire. Così le dissi la verità. «Non amo Leo», dissi piano. «L'ho sposato perché volevo dimenticare un'altra persona. Ora mi sento bloccata. Mi sento triste ogni giorno». Nena rimase in silenzio per un momento, poi disse: «Forse hai bisogno di spazio. Un po' di tempo lontana da tutto potrebbe aiutarti a capire come ti senti davvero». Scossi la testa. «Non è una questione di tempo, Nena. Il mio cuore è vuoto». Più tardi quel giorno mi sedetti accanto a Leo sul divano. Le mie mani tremavano. «Leo», dissi, «devo parlarti». Prima che potessi finire, lui mi fermò. «So cosa vuoi dire», disse in fretta. «Per favore, non rinunciare a noi, Emma. Credo che possiamo sistemare le cose». I suoi occhi erano di nuovo pieni di speranza e questo mi fece sentire ancora peggio. Non volevo spezzargli il cuore, ma sapevo anche che non potevo dargli l'amore che voleva. Mi sentivo esausta, come se portassi qualcosa di pesante ogni giorno. Una domenica Leo mi fece una domanda che mi scioccò. «Emma», disse dolcemente, «vuoi avere un bambino? Penso che ci avvicinerà di più». Rimasi paralizzata. Non riuscivo a parlare. L'idea di avere un figlio con qualcuno che non amavo mi spaventò profondamente. Abbassai lo sguardo e dissi: «Non sono pronta, Leo». Lui annuì lentamente. Sembrava ferito, ma non disse nulla. La sua gentilezza calma mi fece sentire ancora più in colpa. Lui era sempre dolce, io ero sempre silenziosa e distante. Quella notte scrissi nel mio diario: «Sento di affogare in questo matrimonio. Leo è un brav'uomo, ma non posso essere la moglie che merita». Scrissi anche: «A volte voglio andarmene, ma ho paura. Cosa diranno le persone? Penseranno che sono egoista. Diranno che non ho provato abbastanza». Una sera preparai una piccola borsa. Avevo deciso di andarmene. Guardai Leo mentre dormiva. Sembrava tranquillo e al sicuro. Rimasi vicino alla porta con la borsa in mano, ma le mie gambe non si muovevano. Posai la borsa e mi sedetti sul pavimento. Piansi in silenzio. La mattina dopo Leo mi preparò il caffè. Mi baciò sulla guancia e disse: «Buongiorno, amore mio, io credo in noi».
Le sue parole mi spezzarono di nuovo il cuore. Volevo gridare: per favore, smetti di sperare. Ma non dissi nulla. Mi avvicinai alla finestra e guardai fuori. Un cane correva, i bambini ridevano e il sole era luminoso. La vita andava avanti, ma io mi sentivo ferma. Non sapevo come aggiustare la mia vita. Sapevo solo una cosa: non potevo vivere così per sempre. Prima di continuare la mia storia, voglio chiederti qualcosa. Da dove mi stai ascoltando? Mi fa sentire meno sola sapere che qualcuno mi sta ascoltando davvero. Per favore, scrivilo nei commenti. Mi piacerebbe molto saperlo. I giorni passarono lentamente. Ogni mattina mi svegliavo, preparavo la colazione, andavo al mio lavoro in libreria, tornavo a casa e sorridevo per Leo. Ma dentro ero stanca di fingere. Un sabato Leo tornò a casa presto con 2 biglietti per il cinema. Disse: «Emma, usciamo stasera, solo io e te. Voglio rivederti sorridere». Annuii e dissi di sì, anche se non ne avevo voglia. Quella sera indossai un bel vestito e misi il rossetto. Sembravo felice, ma non lo ero. Al cinema Leo mi teneva la mano, rideva nelle scene divertenti, mi guardava spesso, sperando di vedere un sorriso sul mio volto. Cercai di sorridere, ma era un sorriso vuoto. Dopo il film mi chiese: «Ti è piaciuto, vero?» Dissi: «Sì, è stato carino», ma dentro mi sentivo fredda. Quando tornammo a casa, Leo preparò del tè per noi. Ci sedemmo sul divano e lui mi mise un braccio intorno. Sussurrò: «Mi sei mancata, Emma». Io distolsi lo sguardo e non dissi nulla. Mi sentii terribile. Sapevo che lo ferivo ogni giorno, non con le parole, ma con il silenzio. La mattina dopo incontrai Nena in un caffè vicino al lago. Il cielo era grigio e il vento era freddo. Lei mi guardò preoccupata. «Emma, non hai un bell'aspetto», disse. «Sembri sì sfinita». Feci un respiro profondo e le raccontai tutto di nuovo. «Mi sento intrappolata», dissi, «come se fossi dentro una scatola senza porta. Voglio andarmene, ma ho paura. Leo è un brav'uomo. Tutti mi odieranno se lo ferisco». Nena mi prese la mano e disse: «Nessun altro può vivere la tua vita al posto tuo. Se sei infelice, devi essere sincera. Leo merita la verità, e anche tu». Le sue parole mi toccarono, ma la paura rimase. E se ferissi troppo Leo? E se me ne andassi e poi me ne pentissi? Quella notte mi sedetti vicino alla finestra e guardai fuori. La strada era silenziosa. Le luci brillavano nelle altre case. Mi chiesi se le persone dentro fossero felici o se stessero fingendo anche loro. Leo venne a sedersi accanto a me. Mi guardò con dolcezza e disse: «Emma, sei così silenziosa ultimamente. Sento come se ti stessi perdendo». Volevo dirgli tutto, ma non ci riuscivo. Dissi solo: «Sono solo stanca, il lavoro è stato pesante». Lui annuì. Potevo vedere la tristezza nei suoi occhi.
La settimana dopo, Leo organizzò un breve viaggio. Andiamo al lago di Ginevra per il weekend, disse. Solo noi due. Magari l'aria fresca ci farà bene. Non volevo andarci, ma dissi di sì ancora una volta. Guidammo per 2 ore. Il lago era calmo, gli alberi erano verdi, il cielo era limpido, era tutto bellissimo, ma dentro non sentivo nulla. Leo prenotò un piccolo hotel vicino all'acqua. La sera passeggiammo sulla riva. Lui scattava foto e rideva, mi teneva la mano e diceva: «È bello, vero?» Non sapevo cosa rispondere. Il mio cuore era silenzioso. Mi sembrava di camminare dentro un sogno che non era mio. Quella notte in hotel Leo mi diede una piccola scatola. La aprii e vidi una collana con un piccolo cuore. Disse: «È per te. Il mio cuore appartiene a te». Guardai la collana e sentii gli occhi riempirsi di lacrime, non per la gioia, ma perché nel profondo sentivo di non meritare il suo amore. «Grazie», dissi con voce bassa. Più tardi, mentre lui dormiva, mi sedetti sul pavimento accanto al letto. Non volevo piangere forte, mi limitai a stare lì a pensare. Pensai al giorno in cui c'eravamo conosciuti. Ricordai quanto era stato gentile Leo quando Alex se n'era andato. Lui mi aveva aiutata, mi aveva ascoltata, aveva riportato il sorriso sul mio viso, ma non avevo mai provato amore per lui. Sposai Leo perché soffrivo, non pensavo con chiarezza. Credevo che stare con una persona gentile fosse meglio che stare sola. Ma ora capisco che vivere senza amore fa più male della solitudine. Quando tornammo a Chicago, iniziai a scrivere lettere a me stessa. Non le mostrai a nessuno. Scrivevo solo ciò che sentivo. Una lettera diceva: «Emma, non sei una cattiva persona. Hai fatto una scelta dettata dal dolore, non dalla rabbia. Volevi guarire, ma ora devi essere forte. Devi affrontare la tua verità». Un'altra lettera diceva: «Leo non è il tuo nemico. È un brav'uomo, ma non è il tuo rifugio. Non puoi dargli l'amore che sta cercando». Scrivere mi aiutò a capirmi, mi aiutò a vedere chiaramente il mio dolore. Qualche giorno dopo, Nina mi chiamò e disse: «Emma, la tua voce sembra più coraggiosa». Risposi: «Voglio dire tutto a Leo. Merita sincerità». Lei disse: «Sono fiera di te». Quella sera preparai del tè e chiesi a Leo di sedersi con me. Le mie mani tremavano. «Devo dirti una cosa», dissi. Lui mi guardò e disse: «Ti sto ascoltando». Feci un respiro profondo. «Leo, ci tengo a te. Sei un uomo gentile, ma non ti amo. Non ti ho mai amato. Ti ho sposato quando ero ferita. Speravo che l'amore sarebbe cresciuto dopo, ma non è mai successo». Leo rimase in silenzio. Non si mosse. Il suo viso sembrava calmo, ma i suoi occhi erano lucidi. Disse con voce bassa: «Lo sapevo, Emma. Lo vedevo nei tuoi occhi. Speravo solo di sbagliarmi». Le sue parole mi scossero.
Anche quando gli dicevo la verità, anche quando gli davo dolore, lui restava gentile. Le lacrime mi scesero sul viso. Mi dispiace tanto, dissi. Non ho mai voluto ferirti. Leo annuì. Ti amo, Emma, lo dico davvero, ma non posso essere l'unico a provarci. Non posso chiedere al tuo cuore di restare dove non trova pace. Non ti tratterrò. Restammo in silenzio a lungo. Niente rabbia, niente accuse, solo tristezza. Una tristezza profonda e silenziosa che sembrava vera. Quella notte dormii sul divano, guardai il muro e sussurrai. Ho detto la verità. Finalmente ho detto la verità. Non sapevo cosa sarebbe successo dopo. Non sapevo se sarei andata via presto o se avremmo parlato ancora, ma mi sentivo più leggera. Per la prima volta dopo tanti mesi sentivo di poter respirare di nuovo. Era come se l'aria finalmente entrasse nel mio petto. I giorni successivi furono tranquilli. Io e Leo vivevamo ancora nello stesso appartamento, ma parlavamo pochissimo. Avevamo entrambi bisogno di tempo per pensare. Io dormivo nella piccola stanza degli ospiti. Lui dormiva da solo nella nostra camera. Al mattino Leo preparava ancora il caffè. Metteva ancora una tazza sul tavolo per me. Ma adesso non c'erano più messaggi, né sguardi caldi, né sorrisi gentili, solo momenti silenziosi tra di noi. Andavo al lavoro e cercavo di tenermi occupata. Aiutavo i clienti in libreria, sistemavo i libri, pulivo gli scaffali e rispondevo alle domande. Ma il mio cuore era lontano dal lavoro. I miei pensieri andavano sempre al futuro, all'ignoto. Un pomeriggio Nenà venne a trovarmi al negozio. Mi abbracciò e disse: «Come stai reggendo?» «Sto bene», dissi. «Fa male, ma ora mi sento più vera, più sincera». Nenà sorrise dolcemente. «È un buon primo passo. E adesso cosa farai?» «Credo che devo andarmene», dissi piano. «È il momento». Quella sera dissi a Leo che volevo andare via. Non sembrò sorpreso. Chiese soltanto: «Hai un posto dove stare?» «Sì», risposi. «Nenà mi ha offerto la sua stanza degli ospiti, per ora». Leo annuì. Fece una pausa, poi disse: «Emma, non sono arrabbiato. Sono solo triste, ma forse questa è la scelta giusta per entrambi». Gli occhi mi si riempirono di lacrime. «Non ho mai voluto ferirti», dissi. Mi fece un piccolo sorriso gentile. «Non hai spezzato il mio cuore, Emma. Te l'ho dato io, liberamente, anche se non potevi tenerlo. Non mi pento di aver avuto cura di te». Le sue parole erano dolci, ma mi fecero male in un modo diverso. La mattina dopo preparai la valigia con i miei vestiti e qualche libro. Non molto. L'appartamento sembrava pesante di ricordi, anche se avevamo vissuto lì solo un anno. Guardai le piccole cose, la sua tazza del caffè, la nostra foto di matrimonio, la coperta che usavamo durante i film. Leo mi aiutò a portare la borsa fino alla porta. Disse: «Se avrai mai bisogno di qualcosa puoi chiamarmi». Annuii.
Grazie di tutto, Leo. Sei sempre stato gentile con me. Lui mi guardò un'ultima volta e disse: Stai bene, Emma. Poi uscì dall'appartamento. Nena mi aspettava in macchina, mi sorrise e aprì la portiera. Andiamo, disse. Mi sedetti accanto a lei e partimmo. Non mi voltai indietro. A casa di Nena mi sedetti nella piccola stanza degli ospiti e piansi, non perché mi mancasse Leo, ma perché il mio cuore era colmo. Provavo senso di colpa, dolore, paura, tristezza e anche una piccola scintilla di speranza. Per la prima volta avevo fatto una scelta per me stessa. Avevo detto la verità ad alta voce. Avevo fatto un passo avanti per la mia vita. I giorni passarono lentamente. Rimasi da Nena per qualche settimana. L'aiutavo a cucinare, lavavo i piatti e a volte guardavamo film insieme. Non mi obbligava mai a parlare, ma restava sempre vicina quando avevo bisogno di piangere. Il suo sostegno silenzioso era caldo in un modo che le parole non potevano essere. Iniziai a fare lunghe passeggiate lungo il lago. Vedevo persone portare a spasso i cani, andare in bicicletta, sedersi sulle panchine con un caffè in mano. Mi piaceva vedere la vita andare avanti. Mi faceva sentire calma, mi ricordava che il dolore non è la fine della strada, solo una curva difficile. Un giorno entrai in un piccolo caffè e vidi un foglio sul muro, un corso di scrittura creativa al centro comunitario. Qualcosa dentro di me sussurrò: provalo. Così scrissi il mio nome e mi iscrissi. La classe era piccola, solo 8 persone. Scrivevamo racconti brevi e li leggevamo ad alta voce. All'inizio la mia voce era debole e nervosa, ma lentamente ho iniziato a prenderci gusto. Scrivevo delle mie emozioni, del mio passato, delle mie paure e delle mie piccole nuove speranze. Scrivere era come incontrare di nuovo me stessa dopo un lungo silenzioso addio. Una sera, dopo la lezione, ho scritto una frase nel mio quaderno. Ho perso l'amore prima ancora di trovarlo, ma ora sto trovando me stessa. Quella frase mi ha fatto sorridere, un sorriso vero, dolce, piccolo e sincero. Qualche settimana dopo, Leo mi mandò un messaggio. Scriveva: Ciao Emma, spero tu stia bene. Anch'io sto prendendo del tempo per me. Mi sono iscritto a un corso di cucina per tenermi occupato. Non serve che tu risponda, volevo solo dirti che sto bene. Ho letto quel messaggio a lungo, poi ho risposto: Ciao Leo, grazie per aver scritto. Sono felice che tu stia bene. Io mi sono iscritta a un corso di scrittura. Aiuta anche me. Ti auguro pace e giorni sereni. Non abbiamo più parlato dopo quel momento, ma sembrava giusto così. Sembrava una fine dolce di cui entrambi avevamo bisogno. Nessuna rabbia, nessun rumore, solo pace e un addio silenzioso. Passarono i mesi. Trovai un piccolo monolocale vicino alla libreria.
non era grande o elegante, ma era mio. Ho dipinto le pareti di un giallo tenue. Ho messo dei fiori sul davanzale e appeso una foto del lago. Ogni mattina preparavo il mio caffè. Mi sedevo vicino alla finestra e guardavo il mondo fuori. Alcuni giorni mi sentivo sola, sì, ma mi sentivo anche libera. Libera in un modo che non mi ero mai concessa prima. Pensavo ancora a Leo, a volte. Speravo che la vita gli portasse qualcuno capace di amarlo come lui amava, con dolcezza, libertà e senza paura. Meritava una casa così. Un giorno, mentre sistemavo un cassetto, trovai la collana a forma di cuore che Leo mi aveva regalato vicino all'acqua. La tenni tra le mani per un lungo momento. Poi la misi in una piccola scatola e scrissi un biglietto. Grazie per la tua gentilezza. Non sono riuscita a indossarla, ma non la dimenticherò mai. Lasciai la scatola a Na. Lei disse che l'avrebbe restituita a Leo per me. Le stagioni cambiarono e lentamente cambiai anch'io. Il mio sorriso tornò più spesso. Feci nuove amicizie al corso di scrittura, tornai a ridere. Una risata vera, non presa in prestito dal dolore. Cominciai a riconoscere me stessa di nuovo. Non la vecchia me, non una me definitiva, ma una me che cresce. Una notte, guardandomi allo specchio, vidi una donna con gli occhi stanchi ma con un sorriso dolce. Una donna che una volta si era persa, ma che ora camminava su una strada finalmente sua. Sussurrai: non è una storia perfetta, ma è la mia. Sto ancora imparando. Sto ancora diventando me stessa. Non so ancora cosa mi riserva il futuro, ma ora so una cosa: non scegliere mai il matrimonio per riempire un vuoto rotto. Non zittire mai il tuo cuore per mantenere la pace. Il tuo cuore sa sempre quando qualcosa non è per te. Se qualcuno che sta ascoltando si sente come me, voglio dire, non sei solo. Va bene sbagliare, va bene ricominciare. Di la tua verità, anche se la tua voce trema, anche se la stanza diventa silenziosa. Grazie per aver ascoltato la mia storia. Non brilla di finali perfetti, ma è reale. E a volte scegliere il reale è la decisione più coraggiosa che possiamo prendere. Se questa storia ha smosso qualcosa dentro di te, puoi mettere un like, lasciare un commento e condividere. Presto arriveranno altre storie emozionanti e ispiratrici